Eccoci ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti in questo video. Ricapitoliamo la situazione europea delle nostre italiane, finite le coppe Conference Europa League anche ieri, Roma, Juventus e Fiorentina impegnate. Apro subito con la Fiorentina, 13 partite, 11 vittorie e 2 pareggi. Le ultime 13 partite. Sono numeri da grande squadra, sono numeri dei quali nessuno ne parla o se ne parla troppo poco. È una grandissima Fiorentina. Ho visto la Fiorentina e a sprazzi dall'altro device avevo anche la Juve, quindi possiamo parlare di Juve, di Fiorentina e anche di Roma perché ho visto anche Roma-Feyenoord di ieri, Feyenoord-Roma in Olanda. Parliamo di queste coppe europee, parliamo di chi passerà sicuramente il turno, chi invece deve giocarsela ancora. Entriamo nel dettaglio e andiamo ad analizzare queste partite e vediamo la situazione. Prima di cominciare ragazzi, un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se volete iscrivervi al canale che vi piacciono i miei contenuti, attivate la campanella delle notifiche, così aiutiamo a crescere il canale e siamo tutti più contenti. Partiamo, diciamo solo una prima cosa sulla Juve perché sulla Juve c'è poco da dire. C'è da rincuorare me stesso prima e tutti i tifosi juventini e non, perché per queste situazioni si va al di là dei colori e del tifo. Quando ho visto Szczesny così, ho pensato subito a Eriksen quando Eriksen si accasciò nella partita con la Danimarca. Non è stato così, per fortuna gli esami hanno dato esiti negativi, erano solo palpitazioni, quindi bene così. Ho visto anche il post partita dove Perin se l'è portato in zona mista a fare l'intervista, hanno fatto l'intervista insieme Perin e Szczesny, tanto è vero che Perin e Szczesny, se vogliamo analizzare la partita, i due migliori in campo, perché la Juve è stata presa letteralmente a pallonate, per me. Lo Sporting Lisbona non sarà il Benfica, non sarà il Porto, ma calcio giocato, velocità, rapidità, schemi. E quando Allegri affronta squadre del genere va totalmente in palla. Primo gol di Gatti, un gol di Tapin, la solita sculata tra virgolette. Ma va benissimo così, 1-0 a Torino, poi in Portogallo credo che sarà totalmente diverso. La Juve deve fare attenzione. La Juve è una delle squadre che non ha, secondo me, il passaggio del turno già quasi in tasca per il 70%. La Fiorentina ha dilagato, goleata contro il Lech Poznan. Siamo d'accordo, una squadra di livello inferiore, una squadra che a livello tecnico non può sicuramente tenere a bada questa Fiorentina, perché questa Fiorentina ha numeri da capogiro, l'ho detto all'inizio del video, l'ho appena detto, 11 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 13 è veramente tanta roba. Poi gli schemi di Italiano sono stati incamerati come si deve, la Fiorentina gioca un grandissimo calcio ed è candidata alla vittoria di questa conference, secondo me, è tra le più forti che ci sono in conference, senza se e senza ma. Poi si deve giocare il ritorno della semifinale in Coppa Italia, ma 2-0 con la Cremonese all'andata, credo che vada a giocarsi anche la finale di Coppa Italia, quindi una stagione da incorniciare per i viola. Poi non lo so se riesca in Serie A fino alla fine a scavalcare posti ed andare direttamente in Europa League, ma c'ha la Coppa Italia e c'ha la Conference per poter andare comunque matematiche in Europa League. Veramente tanta roba. Feyenoord Roma, partita. Io conosco il Feyenoord, lo vivo da vicino, vivendo ad Amsterdam da anni, il campionato olandese comunque lo seguicchio, diciamo. Nei pronostici avevo dato favoritissima la Roma perché il Feyenoord, pur essendo capolista qua in Olanda, a livello di gioco è poca roba, pochissima roba, solo che ieri Dybala è uscito subito e qualche evento sfortunato durante la partita. Comunque il Feyenoord trova questo gol che se lo rifanno altre 100 volte quel tiro non andrà mai a finire dentro ma va a finire in curva. Perde 1-0, situazione
completamente ribaltabile al ritorno a Roma, almeno credo che sia nelle totali possibilità della Roma passare il turno contro questo Feyenoord. Poi bisogna sempre vedere come verranno ad affrontarti, ma sulla carta credo non ci dovrebbero essere problemi per passare il turno. Juve, Fiorentina e Roma impegnate ieri, analizzate, poi ci sono stati gli scontri di Champions, ci sono stati, se vogliamo ritornare un attimo, Manchester City candidato alla finale, ha distrutto il Bayern Monaco. C'è da vedere chi passerà tra Napoli e Milan perché un 1-0 è facilmente ribaltabile. Il Benfica, secondo me, bisogna analizzarlo un po' meglio perché anche il 2-0 dell'Inter può essere un risultato che può far sperare sicuramente, può farti star tranquillo, però attenzione alla troppa tranquillità perché il Benfica quando deve prefissarsi un obiettivo, così come è stata l'ultima partita del girone in Champions dove il Benfica doveva fare, non ricordo, 4-5 gol per passare primo, vinse 6-1 se non sbaglio. Era contro sicuramente una squadra completamente inferiore, però fecero un partitone e buttarono 6 palloni dentro. Mi sembra 6. Correggetemi se sbaglio, ma mi sembra 6 palloni. Quindi bisogna stare attenti a questo Benfica, anche se l'Inter favorita per il passaggio del turno. Real Madrid. Il Real Madrid è la Champions League. Passaggio del turno credo quasi assicurato contro un Chelsea che comunque nemmeno in Inghilterra per me può dire la sua. Speriamo di vedere comunque partite che non dal punto di vista degli italiani, a parte Napoli-Milan, non ci facciano troppe sorprese, perché è sempre bello vedere, al di là del tifo, al di là che sono un tifoso del Napoli e mi piacerebbe vedere il Napoli in semifinale, come è giusto che sia, è sempre bello vedere quante più squadre italiane, più avanti possibile nelle coppe europee, così gente come Tudor, gente che si riempie la bocca che il campionato italiano è inferiore, che il campionato francese è migliore, che qua, che là. Date alla mano, la Francia ha solo il Nizza in conference. È tutto di chi? Quindi lasciamo stare. Lasciamo stare perché ho fatto già un video su Igor Tudor e ho detto la mia, lo trovate sul canale. Quindi abbiamo analizzato questo martedì, mercoledì, giovedì di coppe europee. Si ritorna con il campionato già da oggi. Impegnata la Lazio stasera, c'è la Cremonese, mi sembra alle 6, se non erro, alle 18. Guarderemo anche queste partite, analizzeremo la situazione del Napoli. Restate aggiornati sui contenuti. Restate aggiornati sui contenuti? Sì, restate aggiornati ragazzi, se volete restare aggiornati attivate la campanella delle notifiche perché ce ne saranno tanti altri di contenuti in questo weekend. Ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao.